Ciao e ben ritrovato. Oggi, credimi, ho davvero voglia di stare un po' con te. Non che le altre volte non ce n'avessi voglia, ma questa volta diciamo un pochettino di più. Tanto, ascolta, probabilmente lo saprai già perché se segui il canale, se segui le mie lugubrazioni, le mie condivisioni, lo dovresti, probabilmente lo saprai già, questi podcast, questi video, quindi tutto questo, diciamo, racconto che faccio sul Sutra del Loto lo trovi anche su Spreaker, lo trovi su Google Play, su Spotify, quindi puoi seguirmi tranquillamente anche da lì. Ma poi ritengo che questo sia un po' un video particolare. Ti confesso che è la prima volta che arrivo, diciamo, così lungo. Per lungo, che cosa intendo? Solitamente il video lo registro più o meno a metà settimana e va in onda, come sai, alle 8 di sera. Questa settimana non ce l'ho fatta, ma non per un discorso di tempo, per altri motivi, perché non sapevo, non mi veniva in mente nulla, non avevo nessun argomento e ci ho sofferto perché come è un appuntamento importante per molte persone di voi, lo è anche per me e ci tengo che questo canale sia insomma una cosa seria, fatta per gente che seriamente vuole seguire il Sutra del Loto e di conseguenza dire le cose che si legge, si sente da altre parti, mi sembrava una cosa intanto già fatta, due non la condivido proprio in toto, di conseguenza io voglio un pochettino di più, almeno tanto così di più da me e da questo canale. Oggi ti voglio parlare di un argomento che secondo me mh, ha le potenzialità per stupirti veramente. Però devi farti, insomma, devi fermarti un attimo e metterti comodo e soprattutto arrivare fino alla fine del video. E se puoi, ti consiglio di rivederlo, riascoltarlo, perché poi vedere me non ti dà nessun tipo di beneficio, perché secondo me contiene delle cose che sono veramente, per certi versi, rivoluzionarie. Tutto il discorso verte su questo. Io mi sono reso conto che il Sutra del Loto viene visto così, sempre con il paraocchi. E questo perché? Perché viene visto alla luce di questa determinata scuola, alla luce di quell'altra determinata scuola. Io ritengo, dopo 30 anni che lo studio e che lo vivo, che sia un insegnamento universalista. Che cosa intendo? Io credo che il Sutra del Loto sia un libro sacro che aiuta qualsiasi praticante, non solo praticante buddista, ma qualsiasi praticante di qualsiasi religione, perché all'interno ci sono delle domande, ma ci sono anche molte risposte.
E ci sono dei punti che attualmente, ad esempio, sono scioccanti. Sono punti che ritengo, se l'umanità riuscisse davvero a comprendere, probabilmente si vivrebbe davvero meglio in questo nostro mondo, ma soprattutto in questo nostro percorso storico. Universalista perché? Perché non ha, è super partes, anzi, per certi versi incoraggia questo pluralismo. Mi è uscita bene o mi sono... ci riprovo. Pluralismo, no, vabbè, di religioni che abbiamo. E qui già, secondo me, è già un pensiero molto... Ogni libro sacro tende, per libri sacri che noi conosciamo, tende a, per certi versi, eh, ad indicare, a tracciare una strada. Il Sutra del Loto, la differenza dove sta? Che ti spiega il perché ci sono tante strade. E questo io credo che sia un concetto che sia all'origine di quella che viene chiamata pace universale. Perché? Perché se noi come esseri umani comprendessimo solo che questo, dico solo che questo insegnamento, non ci sarebbero conflitti e soprattutto tra religioni, perché poi i conflitti, i più grandi conflitti, i conflitti che hanno fatto più vittime, sono sempre stati conflitti di religione. Ma perché? Perché nel Sutra del Loto si indica, indicando il motivo del perché di tante strade, anche, come dire, mi verrebbe di nuovo da dire il perché, ma non rende bene l'idea. Ossia, il Sutra del Loto ti dice, guarda che nel mondo non siete tutti uguali e ci sono persone che ragionano in un modo, ci sono persone che ragionano in un altro, ci sono persone che hanno determinate convinzioni e di conseguenza vivono quelle determinate convinzioni. E quindi questi mondi non si possono incontrare almeno su questi punti. Di conseguenza bisogna tenerle presenti queste diversità, perché se non le tieni presenti rischi proprio di tu parli di una cosa e gli altri parlano di un'altra. Io ad esempio, per mia esperienza, è stato così. Io, insomma, sono 30 anni che ho rapporti con il Giappone. Ho avuto la fortuna di avere dei grandi maestri, di comunicare con loro quasi quotidianamente. E mi sono sempre reso conto che per quanto tu sia un amante del buddismo, per quanto del buddismo giapponese intendo, per quanto tu senta il Giappone dentro di te, non sei giapponese. E riuscire a comprendersi spesso è molto difficile, perché per te le cose sono in un modo e per loro sono in un altro modo. Ma perché? Perché ne vengono da un mondo che è totalmente diverso.
Di conseguenza hanno diverse reazioni e diverse concezioni, e qui già ti rendi conto che è esattamente quello che dice il Sutra del Loto. Quindi vedi che il Sutra del Loto non parla soltanto a te che sei un amante buddista italiano, occidentale, ma parla anche a coloro che sono ad Oriente, e in tutte le 10 direzioni. Nel buddismo questa espressione significa da tutte le parti, ovunque. Nel Sutra del Loto, ad esempio, si spiega il motivo per cui è strano che una persona occidentale pratichi una religione orientale, proprio perché sono due persone completamente diverse. E il Sutra del Loto dice che a seconda proprio delle zone, no, del mondo, questa grande nuvola che rappresenta lui ha fatto piovere una pioggia che si è trasformata in insegnamento, in strada, e quella strada è giusta per quelle persone. Lui dice questo, lo ricorderai, ne ho già parlato varie volte nel quinto capitolo, fa l'esempio di una grande nuvola che fa piovere, che piove, quindi butta giù acqua, e va a nutrire tutte le diverse piante, quelle piccole, quelle grandi, quelle poste in un posto strano, quelle poste in un posto aperto, insomma sta bagnando tutto e tutti, e a seconda della pianta cresce in un determinato modo, ha determinate radici, ha diverse anche radici, insomma è una cosa diversa. Però dice l'acqua è la stessa acqua per tutte le piante. Ecco che qui siamo proprio al centro del concetto vero e proprio universalista, perché comprende e spiega soprattutto tutte le diversità che ci sono al mondo, e ti dice: tu che sei arrivato a conoscermi, intendendo se stesso il Sutra del Loto, quindi il mio pensiero, il pensiero di questa forza che governa la vita, devi fare in modo di non credere che il mondo sia diviso in scompartimenti, ma che sia davvero tutto, che abbracci davvero tutto, che tutta l'umanità si abbracci, che tutta l'umanità si renda conto che è bagnata dalla stessa acqua. Questo è un concetto che nelle religioni, e specie nel cristianesimo, viene definito proprio un concetto di fratellanza. Sai quando si dice siamo tutti fratelli? Ecco, nel Sutra del Loto, e proprio come ti ripeto nel quinto capitolo, si parla di questo. Ecco perché ti dico che il Sutra del Loto è visto soltanto dal punto di vista buddista, ma il Sutra del Loto va al di là, perché come ti dicevo prima non ci sono tutte e soltanto gli insegnamenti buddisti, ma ci sono tutti gli insegnamenti, tutte le religioni, il vero di tutte le religioni che sono nate nel mondo, e soprattutto il perché sono nate, e soprattutto dice che quelle determinate persone hanno bisogno di quella religione,
altre persone hanno bisogno di altra religione, perché il cammino, ogni religione, è uno stratagemma che questa grande energia che l'universo compie per aiutare tutti, per fare in modo, dice proprio nel Sutra del Loto, che ognuno pianti le radici del bene. Non so se ti rendi conto. Tu prova a ragionare fino a qui a quello che hai sentito, con calma, perché te l'ho detto subito, questo è uno di quei video che va ascoltato e riascoltato con calma, quindi se non sei nella predisposizione giusta, passa un altro canale anche molto più interessante di questo e ritorna qui quando è il momento, quando senti che è il tuo momento, perché qui ti devi mettere un attimino fermo e ragionare su alcuni concetti. Il Sutra del Loto non dice soltanto alle persone come proclamare se stesso, o meglio, apparentemente nel Sutra del Loto il Buddha dice chi reciterà, chi leggerà, chi propagherà questo insegnamento. Allora le persone pensano che il Buddha dica chi propagherà il Sutra del Loto. No, il punto è che il Buddha sta dicendo chi propagherà tutto quello che ti ho detto prima, questo senso universalista della vita, avrà enormi benefici. Perché? Perché sarà in pace, perché sarà in pace con il mondo, sarà in pace con la vita. Noi nella vita non siamo in pace e crediamo che la pace ci debba arrivare dall'avere questo, dall'avere quell'altro e di conseguenza diamo sempre delle grandissime testate alla vita. Il Sutra del Loto ti indica come arrivare a questa pace. E per tornare a prima che ti dicevo che pensiamo che la nostra pace dipenda dall'avere questo e dall'avere quell'altro. Nel terzo capitolo lui parla proprio, abbasso lo sguardo perché ce l'ho qua sotto, si vede? Eccolo. E quindi lo leggo. Nel Sutra del Loto, nel terzo capitolo, il Buddha spiega gli esseri umani soccombono a tutte le sofferenze poiché sono preda della brama di guadagno. Attenzione qua. Subito la prima cosa che salta agli occhi e all'orecchio è la brama di guadagno. Ed è importante, lo capisco, ma così facendo ci siamo persi un qualcosa che secondo me è molto più grande. Attenzione, il Buddha dice gli esseri umani soccombono. Sta parlando di tutti gli esseri umani. Non sta parlando soltanto di quegli esseri umani che seguono quello che viene chiamato buddismo, ma sta parlando di tutti gli esseri umani. E dicendo che tutte le nostre sofferenze derivano dalla brama di guadagno, non sta soltanto parlando di pecunia, di soldi, ma sta anche parlando di potere. E qui già è il centro di tutte le guerre,
perché alla base, che siano di religioni o non, c'è il potere. In questo punto il Buddha dice che se tu, popolo, se tu uomo, mettiamola così, e andiamo più alto, se tu, popolo, persegui il tuo guadagno, fai attenzione che cadrai, ti brucerai. Quindi già qui il Buddha, parlando, ti ricordo, agli esseri umani, sta dicendo: fate attenzione a che cosa cercate, fate attenzione a che cosa volete, perché ciò che volete diventa voi, ciò che volete sarà causa della vostra salvezza, perché poi se quelle saranno le vostre aspirazioni, se è quello che vi attaccherete all'oggetto della vostra brama, finirete con l'essere bruciati dall'oggetto della vostra stessa brama. E poi ci dà un'altra indicazione, di nuovo universalista. Impegnatevi e sforzatevi lungo la strada. Ti dice: so bene che è dura, so bene che è uno sforzo ricercare altre cose, ma è quella la vera pratica. Lui ti incoraggia dicendo: questo insegnamento vi salverà da qualsiasi attaccamento, vincolo o desiderio. Ti rendi conto? Da qualsiasi attaccamento, vincolo o desiderio. Insomma, è l'illuminazione. È qualcosa che ti fa vedere la partita dall'alto, mettiamola così. E questo, secondo me, è un altro motivo di grande pace. È la causa di grande pace, perché diventi un adulto che guarda i bambini. L'adulto che cosa fa? Scusa i bambini. È vero anche che l'adulto rimprovera i bambini, ma qua il Sutra del Loto arriva addirittura al punto di dirti: io ti dico molto qua, ma non ti dico tutto, perché io conosco gli esseri umani. Se ti dicessi tutto, quelli che incontrano soltanto il Sutra del Loto penserebbero di essere più grandi, i migliori, penserebbero che la pace deriva dalla loro interpretazione, non dal Sutra del Loto, dalla loro interpretazione. Quindi non ti dico nulla, te lo lascio intendere, perché voglio che tu capisca che devi continuare a viverlo giorno per giorno, osservando la tua vita, osservando la vita che hai intorno, tenendo presente però tutti gli insegnamenti che esistono all'interno del Sutra del Loto, che, ti ripeto, non c'entrano niente con solo il buddismo, sono insegnamenti universalistici. Ripeto, sono insegnamenti che beneficiano tutti coloro che seriamente, dico seriamente, ricercano una strada per la felicità, una strada per ricongiungersi a questo concetto di universo che tanti chiamano Dio.
perché Dio ha tanti nomi, ma se tu ti vai a vedere i vari testi sacri, ti rendi conto che si sta parlando della stessa cosa. Tu puoi essere arrabbiato con la cristianesimo, Bibbia, e allora dici il buddismo è migliore. Tu puoi essere arrabbiato con l'Islam, il Corano, e allora tu dici il buddismo è migliore. Ma se riesci ad andare un pochettino al di là di te stesso, di questa patologia, perché è una patologia che abbiamo noi esseri umani, ti rendi conto che ogni libro sacro dice le stesse identiche cose. E qui ritorniamo al Sutra del Loto. Ricordi? Il Sutra del Loto fa l'esempio della grande nube e dice che bagna tutte le piante e tutte le piante sono tutte diverse ed essendo tutte diverse recepiscono tutte le cose diversamente e costruiscono e credono in cose diverse. Ma non è la strada che conta, è la meta. Tutti gli insegnamenti, lui dice, portano a me, portano all'universo, portano alla tua pace, portano a Dio. Non so se tu ti rendi conto di cosa ti sto dicendo e mi rendo conto che molti probabilmente qui si incazzeranno. Ma prova a pensarci, io non ti sto parlando della mia opinione, io ti leggo il Sutra del Loto e ti dico ragionaci. Quando ti ho detto prima esseri umani, tu vai nel Sutra del Loto e vedi scritto esseri umani, non tutti i buddisti soccombono a tutte le sofferenze, no, lui dice tutti gli esseri umani. E poi è possibile secondo te che quando dice questo insegnamento vi salverà da qualsiasi attaccamento, vincolo, desiderio, cioè parli soltanto con i buddisti? Perché se parla soltanto con i buddisti, quale insegnamento ti dà in quel capitolo lì? Nessuno. E in quel capitolo lì ti dà una sentenza. Ti dice se tu credi nel potere, se tu ricerchi le cose materiali, qualsiasi esse sia, sarai bruciato da tutto questo. Ti sembrerà di aver raggiunto, ma in realtà non hai raggiunto nulla. Sei un albero, anche se è diventato molto forte, sotto il vento. E io che abito in aperta campagna ti posso assicurare che ho visto venire giù alberi sotto il vento che ti sembrava che fossero gli alberi della vita, hai capito? Che sembrava che poggiassero le radici nel mondo, non lì. Ecco, tutto questo e molto altro è racchiuso nel Sutra del Loto. Fammelo sapere che cosa pensi. Se ti è venuto in mente qualcosa di diverso, di qualcosa di più del Sutra del Loto, fammelo sapere nei commenti. Parliamone. Parliamo di cose serie, non andiamo a parlare recitare tutto il 16° capitolo, recitare soltanto metà, recitare Daimoku, non recitare Daimoku, recitarlo 1 ora, 2 ore, vedi scorrere. Cerchiamo qua di parlare di Sutra del Loto. Cerchiamo di vedere, di mettere noi stessi, la nostra vita, il nostro vissuto all'interno di questi concetti. Proviamo a guardare fuori dalla finestra e pensare se davvero è così, allora sono davvero stato veramente fortunato.
E se sono stato veramente fortunato, io sto vivendo questa fortuna. La mia vita è più ricca. Se non è così, vuol dire che noi siamo andati da un'altra parte. Vuol dire che noi non abbiamo praticato gli insegnamenti del Sutra del Loto, ma abbiamo praticato non, immagina il Sutra del Loto, un albero pieno di rami, ne parlavamo prima della quercia e il vento. Abbiamo praticato soltanto un ramo, e un ramo è un ramo. Tu ti puoi attaccare al ramo di una quercia, no? Sei un ciccione e bron lo spacchi e lo butti giù, no? Ma la quercia rimane, la quercia è la quercia, il ramo è il ramo. Quindi voglio dire, a te l'ardua sentenza, a te il modo di vedere e di ragionare. Se sei riuscito ad arrivare fino a qui, secondo me hai la possibilità di capire un pizzico di più della fortuna che ti è capitato e di trovartela nella tua vita. E se te la trovi nella tua vita, tutto questo ti renderà libero. E questo l'importante, perché però devi stare attento. Il conoscere è diverso dal praticare. Un conto è conoscere, un conto è praticare ciò che si conosce. Perché è praticare ciò che si conosce che è il difficile. Non è tanto il conoscere. Perché se tu vedi i praticanti del Sutra del Loto, tutti conoscono, insomma, a grandi linee si spera il Sutra del Loto, ma lo stanno praticando. Tu conosci il Sutra del Loto, quanto conosci del Sutra del Loto? Lo stai davvero praticando? E questa è la grande domanda. E queste sono domande che capisci che non bastano il tempo di un video. Hanno bisogno di molto di più, per quello che ti dicevo, riascolta. Datti tempo, perché magari capisci una volta una cosa, un'altra volta ne capisci un'altra. E insomma, è l'insieme che ti può davvero dire qualche cosina, insomma, qualche cosina di più del Sutra del Loto. Mi raccomando, abbi cura di te e di questi video. Ciao, ti saluto. Arrivederci alla prossima.